Giovanotti, come state? Spero tutto bene, buon inizio anno, finalmente anno nuovo, speriamo di toglierci dalle scatole tutte le cose brutte successe con l'anno appena concluso e partiamo subito col botto con un nuovo video. Oggi vi spiego quali sono, secondo me, le cose fondamentali da tenere bene a fuoco nel 2022 se volete intraprendere un cammino su YouTube. Ma prima lasciate che vi presenti lo sponsor di oggi. Questo video è realizzato in collaborazione con Now App Solution, un'azienda che si occupa di sviluppo app per iOS e Android che può sicuramente aiutare la tua attività a fidelizzare i tuoi clienti e aumentare il tuo fatturato grazie al dispositivo più utilizzato da chiunque di noi. Quale? Il tuo smartphone. Se sei un ristoratore, hai un bar, sei un estetista o un parrucchiere o comunque hai un negozio di qualsiasi tipologia, richiedi una consulenza gratuita. Ah, di pure che ti mando io e riceverai un trattamento speciale in quanto collaboro con loro attivamente da diverso tempo ormai. Visita il link in descrizione per approfondire e ricorda che le occasioni vanno sempre colte al volo. Bene, se volete quindi approfondire tutto il mondo legato alle applicazioni mobile trovate tutti i riferimenti in Now App Solution qua sotto in descrizione, ma direi di non perdere altro tempo e cominciare subito perché ho veramente un sacco di cose da dirvi e il primo punto fa proprio riferimento a voi stessi. Tutto dipende da voi, non state lì ad aspettare di aprire il vostro canale YouTube perché vi serve l'occasione giusta, perché tanto l'occasione giusta sicuramente arriverà ma non riuscirete a coglierla, non ve ne accorgerete nemmeno. Quindi il consiglio che posso darvi è quello di partire da subito senza aspettare mesi e mesi per fare un corso di montaggio video o per risparmiare soldi per comprare la macchina fotografica che tutti hanno o che il vostro youtuber preferito vi consiglia. Chi se ne frega, imparate man mano e godetevi il percorso. Vi dico questo perché aprire questo canale YouTube è forse tra le cose migliori che io abbia fatto in vita mia e sono veramente contento dei risultati che ho ottenuto in un anno perché siamo quasi 6.000 iscritti, sono super contento, ho fatto tante collaborazioni in questo anno, ho conosciuto un sacco di gente, ma veramente l'importante è partire, buttarsi e imparare poi man mano. È anche questo il bello del viaggio, no? Ovviamente un consiglio che posso darvi è poi quello di non diventare malati di numeri. Ricordatevi sempre che le persone che vi seguono sono persone, non sono numeri, non sono iscritti. Voi vedete il numeretto 6.000, 10.000, 100.000, ma ricordatevi sempre che dietro quel numero ci sono delle persone reali e meritano rispetto e contenuti di qualità. A tal proposito voglio consigliarvi di armarvi di una buona dose di pazienza perché il cammino per il successo è tortuoso e per successo non dico diventare famosi, anche raggiungere i primi 1.000 iscritti, sono un bel successo, ve lo assicuro. Attivare la monetizzazione, insomma io l'ho vissuto adesso molto da vicino grazie al mio amico Matteo che ovviamente saluto, l'ho spinto io ad aprire un canale YouTube, si è lanciato, non sapeva montare video, ha imparato e si sta togliendo delle grosse soddisfazioni e sono molto contento di questo. Quindi quello che posso dirvi, come detto all'inizio, è buttatevi e abbiate pazienza perché ci vuole tanto tempo per raggiungere dei risultati in questo mondo, ma vi assicuro che poi quando arrivano, ve li godrete veramente al massimo perché è una soddisfazione incredibile. Ci vogliono un bel po' di video per arrivare ai tanto attesi 10.000 iscritti. 10.000 iscritti diciamo che è un po' il primo passo che chiunque che apre un canale YouTube vuole raggiungere, no? E io ho pubblicato più di 120 video in questo canale e siamo ancora abbastanza distanti, quindi ci vuole tempo, dedizione e tanta voglia di fare, ma niente è impossibile. La pazienza va poi a braccetto con la costanza. Cosa significa? È inutile che nella prima settimana in cui siete tutti gasati prendete e pubblicate 5 video in una settimana e poi sparite per 2 mesi. Quei video magari teneteveli, programmateveli per le settimane a venire, magari cominciate col pubblicare un video a settimana, 2 video a settimana sarebbe proprio l'ideale, però comunque cercate di darvi una scaletta che siete sicuri di poter rispettare, perché se fate anche un lavoro extra YouTube o comunque andate a scuola, comunque avete altri impegni e sapete che più di un video a settimana non potete fare, anche perché magari all'inizio non sarete bravi nel montaggio o veloci nel montaggio, ponetevi degli obiettivi
più bassi. Ecco, un video a settimana va già bene per iniziare, come detto 2 sarebbe proprio la perfezione. Io sto pubblicando 2 video a settimana dopo un anno di percorso su YouTube, anzi sul mio canale, perché in realtà io sto su YouTube da veramente un botto di tempo, cioè 5.000 iscritti in un anno, quasi 6.000 li ho fatti sì in 365 giorni, ma in realtà io sto su YouTube da più di 4 anni che lavoro per altri canali eccetera. Infatti proprio per questo mi dispiace essere partito così tardi con il mio canale personale, però va bene così, rifarei assolutamente tutto quello che ho fatto fino ad oggi. Quindi questo per dirvi cosa, che io sono riuscito a pubblicare ora, dopo un anno, 2 video a settimana, ma perché comunque non avevo nessuno che poteva spiegarmi come muovermi, cosa fare, cosa non fare. Ecco, voi potete sfruttare questo video così potete anche capire un attimino come muovervi, e secondo me tutti o quasi tutti potete pubblicare 1/2 video a settimana. Quindi fatevi i vostri conti e non fatevi fregare dall'emozione del dire ho aperto il mio canale, devo buttarci sopra più contenuti possibili. Non è così. Tenetevi quei contenuti per le settimane a venire, perché magari una settimana siete impegnati, non riuscite a pubblicare, una settimana non vi va di registrare, perché ci sta. Ricordatevi che YouTube sì, ad oggi lo si sa, può portare una fonte di guadagno, può essere una fonte di reddito, ma prima di tutto ciò deve essere un divertimento. Dovete essere voi a definire il vostro percorso. Cosa significa? Non fatevi influenzare dalle persone che avete attorno, dalle critiche, se non sono costruttive. Ad esempio, faccio veramente un esempio stupidissimo: magari per registrare un video dovete girare per Roma con la telecamera davanti, magari le persone vi guardano, commenteranno alle vostre spalle, ma fregatevene, perché comunque dopo 5 minuti si saranno già dimenticati di chi siete. È brutto da dire, ma oggettivamente è così. Cioè, voi quando vedete un qualcosa di bizzarro in giro lo commentate lì per lì, ma poi chi se ne frega, ognuno ha la propria vita. Quindi non fatevi bloccare dalle persone che vi guardano, dalle persone che commentano. Chi se ne frega, cercate di circondarvi soltanto di persone che credono nel vostro progetto e che sono disposte ad aiutarvi, perché così facendo riuscirete a raggiungere veramente dei risultati incredibili. Insomma, c'è un detto che dice siamo la media delle 5 persone che frequentiamo di più, quindi circondatevi soltanto di persone che possono farvi del bene, anche inconsciamente, anche indirettamente. Io vi assicuro che questo detto ha ragione, è così. E veramente andate, buttatevi e spingete forte e cercate di costruirvi attorno a voi una rete di persone che è disposta ad aiutarvi e non a buttarvi giù per ogni cosa che fate, perché può sembrare una cosa stupida, ma purtroppo nella società di oggi ogni nostra scelta è sempre influenzata da un fattore esterno, che può essere il commento di un qualcuno, di una pubblicità, da un voglio quel telefono perché ce l'ha quell'influencer quindi lo voglio anch'io. Siamo sempre influenzati da mille fattori. Quindi cercate di isolarvi da questa cosa e partire con il vostro progetto. Il contenuto comanda? Eh sì, su YouTube a comandare è il contenuto, non tanto l'attrezzatura. Io quando ho cominciato con questa Sony Alpha 5000, veramente me la porto dietro per ricordo. Mi piace avercela ogni tanto in giro per casa, e pensate che io per prendere questa fotocamerina ho dovuto scambiarla con un iPhone 6S Plus, cioè veramente che ricordi. Ad oggi non vi serve nient'altro che questo per partire con il vostro canale YouTube. Uno smartphone, niente di più, niente di meno. Vi basta veramente soltanto il vostro telefono, perché ormai hanno una qualità veramente incredibile. E se proprio dovete fare un acquisto, magari comprate un microfono, con un 100 euro ve la cavate e riuscite a portarvi a casa anche un audio di qualità. Tutti i miei video, così come anche questo video, è registrato con attrezzatura professionale o quasi, con luci colorate, microfono, fotocamera da più di 1300 euro, microfoni attaccati in giro e quant'altro. Beh, non ne avete bisogno. Ad esempio questa clip è registrata solo ed esclusivamente dal mio smartphone Android, senza microfoni, senza nulla. Questo è il file che esce direttamente dal mio telefono. E secondo voi non potrei gestire un intero canale YouTube soltanto con il mio telefono? Assolutamente sì, certo che potrei. Quindi il consiglio che vi do è quello di levare lo smartphone dalla vostra tasca, aprire la fotocamera, cominciare a registrare e partire con il vostro canale YouTube, perché non avete veramente bisogno di nient'altro.
prestate attenzione ad ogni contenuto che pubblicate. Il mio canale YouTube è diventato un po' come mio figlio, no? Cioè me lo accudisco giorno dopo giorno, sto attento a chi commenta, a cosa dicono, a ogni dettaglio su tutti i miei video. Dovreste fare lo stesso anche voi. Il consiglio che posso darvi è quello di concentrarvi in primis su 3 aspetti: titolo dei video, copertine dei video, descrizione dei video. Per quale motivo? Beh, perché voi quando aprite YouTube e scegliete di aprire un video piuttosto che un altro, per quale motivo lo fate? Beh, per la copertina e per il titolo. Se una copertina è, non so, coinvolgente, con colori belli accesi, con delle scritte particolari, voi la aprite quel video, c'è poco da fare. Se il titolo vi invoglia il click, voi quel video lo aprite, c'è poco da fare. Quindi capite che gli altri utenti ragionano come voi da utenti, quindi cercate di portare sul vostro canale dei video che abbiano copertine e titoli accattivanti. Per quanto riguarda la gestione in back-end dei vostri video, beh, la descrizione è importantissima. Cercate di pubblicare sempre dei video con una descrizione da circa 300 parole, all'interno delle quali ci siano delle parole chiave che servono a indicizzare quel video per quanto riguarda i termini di ricerca. Ovviamente forse sono andato un po' troppo nel tecnico. Se avete problemi di qualunque tipo, scrivetevi in DM su Instagram che vi aiuto magari a scrivere la descrizione standard per i vostri video e poi ovviamente andate a modificarla ad hoc per ogni singolo video. Identificate la vostra nicchia e poi partite con la pubblicazione dei contenuti. Cosa volete fare su YouTube? Di cosa volete parlare? Di viaggi, di criptovalute, di recensioni, di cibo, di moda, di arte? C'è veramente una vastissima scelta e lo so cosa state per dire: io vorrei fare qualcosa di diverso perché su internet già c'è tutto. È così e non è così. A livello teorico è così, ma a livello pratico, beh, ricordatevi che ognuno di noi è diverso. La star del tuo canale devi essere tu. Le persone devono affezionarsi a te, devono seguirti perché ci sei tu dall'altra parte dello schermo e non perché c'è l'ultimo modello di iPhone in commercio. Assolutamente no, non è così. Le persone devono iscriversi al tuo canale perché ci sei tu dall'altra parte dello schermo e non per i prodotti che mostri o i luoghi che mostri. Devi cercare di far affezionare il tuo pubblico alla persona che sei. Riallacciandomi a questo discorso, sono pronto a darvi l'ultimo consiglio di oggi, ovvero quello di sfruttare l'algoritmo. Può sembrare un termine fantascientifico che mette sempre paura all'inizio, perché quante persone, guru dei social, avete sentito dire l'algoritmo non funziona, l'algoritmo mi penalizza. L'algoritmo è vostro amico. Su YouTube funzionano delle semplicissime regole. Ovviamente l'utente deve aprire i vostri video. Come lo fa? Lo abbiamo visto prima, con titolo e copertina accattivanti. Dopodiché sta a voi riuscire a tenere incollato allo schermo l'utente. Come fare? Beh, allora è abbastanza complesso in realtà, però cerchiamo di farlo passare come un argomento semplice, perché poi una volta capito vi assicuro che la strada è tutta in discesa. Ad oggi l'attenzione sui social è veramente bassissima e TikTok ha fatto di questo la sua più grande forza. Video da 15-30 secondi sparati nel cervello ad una velocità incredibile. Su YouTube fare questo, per quanto mi riguarda, non è possibile, anche se sono arrivati YouTube Shorts. Secondo me YouTube rimarrà sempre una piattaforma dove la qualità del prodotto è sempre al primo posto. Tu quando vai su YouTube cerchi un tutorial, cerchi un video che possa tenerti compagnia per la serata, quindi un meno di 8-10 minuti. Non ti aspetti un video inferiore a quella durata, no? E quindi cosa possiamo fare per sfruttare l'algoritmo? Beh, possiamo semplicemente, tra 1000 virgolette, impostare ogni video in modo tale che i primi 20-30 secondi di quel video siano fondamentali per noi e per l'utente che ci guarda. In quei 20-30 secondi dovete essere in grado di catturare l'attenzione, la totale attenzione di chi ha aperto il video, perché tanto è così: se nei primi 30 secondi non mi convinci, io prendo e chiudo il tuo video e ne apro un altro di un altro creator magari sullo stesso argomento, e quindi voi perdete un possibile iscritto, un possibile cliente, una visualizzazione, un possibile like, un possibile commento e via discorrendo. Può sembrare nulla, ma in realtà moltiplicato per la mole di persone che ogni giorno sta su YouTube vi assicuro che sarebbe una grossa perdita. Quindi mi raccomando, è importante nei primi 20-30 secondi trovate un modo per mantenere i vostri utenti fissi sullo schermo
e poi sarà tutto in discesa. Chiaramente se il video dura 8 minuti non basteranno 30 secondi per far restare lì il vostro utente, chiaramente dovrete trovare un modo durante tutto il video di rendere anche un po' partecipe chi lo guarda. C'è chi è un bravo storyteller, c'è chi è un bravo montatore, quindi se la gioca tutta in montaggio e quindi fa stare così chi guarda il video sorpreso per l'incredibile tecnica di montaggio. Io non posso dirvi come tenere appiccicato lo spettatore allo schermo, perché probabilmente non so farlo neanche io, non so quanti di voi saranno arrivati fino a questo punto, dato che è proprio alla fine del video, però ci tenevo a tenere questo consiglio alla fine proprio perché è quello più delicato e soltanto chi ha veramente voglia di crescere su YouTube si merita di ascoltarlo. Detto ciò, fatemi sapere qua sotto nei commenti se questo 2022 vi convincerà ad aprire oppure no il vostro canale YouTube, e lasciate tutti i link dei vostri canali YouTube qua sotto in descrizione, perché magari qua sotto si crea anche una rete di nuovi iscritti. Magari lasciate il link spiegando anche che cosa fate, qual è il vostro obiettivo per il 2022, quali temi portate, che tipo di canale è e quant'altro. Spero che il video vi sia piaciuto, spero di poter tornare a parlare bene, non più con il naso il prima possibile, perché questo Covid mi sta uccidendo, non ne posso veramente più. Se non sapete di cosa sto parlando vi lascio il video qua sopra in alto da qualche parte, così potete recuperarlo, e seguitemi su Instagram, iscrizione, campanella, condivisione, commento, like. Sono Luca Crocco e noi ci vediamo sempre qui al più presto sul mio canale YouTube. Ciao!